Eccomi qua. Mi ritrovo all'interno di un taxi tra le baraccopoli di Manila e ancora non so bene perché. Sono qui bloccato nel traffico di auto, pullman, cantieri, case di lamiera e mi chiedo perplesso se la fuga verso le Filippine non sia stata un'idea rischiosa. Facciamo un attimo di ordine. Il mio viaggio era partito circa 2 mesi fa. Zaino in spalla, vestiti invernali, un biglietto sola andata e un quantitativo di soldi che scandiscano il tempo del nostro rientro. Dico nostro perché non sono solo. Stavamo tranquillamente vagando per la Cina, godendo delle sue meraviglie, le porte antiche, le cittadine imperiali, il cibo, i carretti, i paesaggi, le amicizie. Fino a che una di quelle amicizie, quando eravamo sulle risaie al confine con il Laos, ci rivela qualcosa che cambiò tutto. Jenny, una ragazza tedesca che viveva in Cina, ci disse che il governo stava nascondendo la diffusione di una malattia e stanno morendo persone, ma ancora non si sa bene perché. Così decidemmo di andare verso Hong Kong, dove c'è uno degli aeroporti più grandi al mondo, e scegliere un aereo ed uscire dalla Cina. Quando arrivammo ad Hong Kong, la situazione degenerò. Il presidente Xi Jinping annunciò lo stato di emergenza. Il piano era scappare nelle Filippine, perché ad Hong Kong i voli sono molto economici e le nostre finanze stavano terminando. Ma incredibilmente a Manila eruttò in maniera violenta il vulcano Taal. Manila's international airport was temporarily closed and tens of thousands of people have fled while others are refusing to leave their homes and farms. Passammo una lunga notte a pensare preoccupati se era il caso di rientrare direttamente a casa. L'atmosfera era pesante. Eravamo tra una pandemia ed un vulcano in eruzione e abbiamo sfiorato più volte il telefonino dove c'era scritto volo per Roma. Ma c'è qualcosa che brucia dentro l'anima del viaggiatore, incantato dalla meta successiva. Si dice che è stato trovato un gene che spinge alcuni al continuo vagabondaggio, chiamato il gene del viaggiatore. Non mi piace che la scienza decodifichi le passioni, però, nonostante il virus e un pericoloso vulcano che eruttava da giorni a Manila, qualcosa ci ha spinto comunque a premere conferma su quel telefonino, ma non il volo per Roma, ma per Manila, Filippine. Il primo impatto con il centro di Manila è notturno ed è tipico delle metropoli asiatiche. Caos, colori e tanta vitalità. La notte in Asia, qualsiasi città si veste di luci ed allegria. Ma è il giorno che si mostrano realmente per quello che sono. E così anche Manila, il mattino seguente, mi racconta un'altra storia. Mi racconta, per esempio, il contrasto tra i grattacieli tirati al lucido e al di sotto una povertà dilagante. È un paese molto povero, molta delinquenza, girano armati in ogni luogo pubblico. Siccome ci sono stati molti attentati, trovi poliziotti con fucili enormi, trovi metal detector, controllano macchine, ingresso in qualsiasi negozio. Ci vuole un pochino di adattamento, non è che arrivi, specialmente venendo da Hong Kong, boom, tutto facile. Sarà questa estrema povertà che rende Manila una delle città più pericolose al mondo, o almeno così dicono. Un'immagine totalmente opposta a quella che abbiamo del filippino, educato, sorridente e disponibile. Spesso però ci sono luoghi che per colpa di una minoranza viene macchiata tutta la comunità. E qui a Manila l'impressione è che sia uno di quei casi. Ritrovo infatti quella serenità tipica filippina nella quotidianità della gente comune, come la commessa che nel centro commerciale, quando non è impegnata, si rilassa cantando al karaoke.
Ma ancora più sorprendente è il ritmo clamorosamente rilassato alle casse, che causano code interminabili. Lo mette nella scatola del cliente, il vigilante impietosito gli dà una mano, poi il cliente non gli dà neanche una mano, aspetta lì che glielo faccio, anzi guarda il telefono, guarda il pacchetto che gli fanno, dopo 2 ore. E così alle 9 di sera, nonostante la coda infinita, nessuno si lamenta, mostrando tutta la pazienza filippina. Un altro indizio per riconoscere un popolo positivo sono i colori, e qui ce ne sono tanti, specialmente nei divertentissimi mezzi come i tricicli e i jeepney, simbolo assoluto delle Filippine. Manila è un continuo passaggio di jeepney colorati che rallegrano la città e concorrono ad un caos che adoro. O meglio, adoro il caos quando viaggio, mi fa sentire parte della comunità che sto visitando. Italy. Do you know Italy? What are you doing for this Philippines? Visit the country and tomorrow we are going to Mindoro to swim for the beach. A parte che i bambini parlavano inglese meglio di me, perché qui è la seconda lingua ufficiale, eredità del colonialismo americano. Bye bye. Ciao. Ciao. Ciao, Italian language. Bye bye. Yes. Italian language is ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ma il programma di partire il giorno dopo è messo in discussione quando vado a farmi i capelli. Un'esperienza che cerco quando sono all'estero. Aiuta a capire la gente locale. Nonostante le differenze, c'è una cosa che accomuna tutti i parrucchieri: le notizie fresche. E infatti, le signore parlottavano di aver sentito di morti sospette a Manila a causa del virus cinese. Siamo ai primi di febbraio e che l'eruzione del vulcano è stata drammatica. La TV era accesa e trasmetteva in alternanza le immagini della pandemia e quella della zona presso il vulcano a soli 70 km sotto di noi. Paesi evacuati, persone morte per intossicazione, mezzi sommersi dalla cenere e il vulcano in piena ebollizione. Quella strada è quella che dovevamo percorrere noi. Eravamo ad un passo dalle isole più belle del mondo, ma il vulcano faceva più paura del virus. Insomma, l'allegria dei jeepney e tutto il resto venne spezzata. Siamo arrivati a un momento un po' di impasse, si dice, un po' di nervosismo, ecco, da parte di tutte e due. Quando nella vita ti capita una serie di avvenimenti negativi contemporaneamente, cominciamo a pensare che qualcosa o qualcuno ce l'ha con noi, oppure credi che sia un avvertimento e ci mette in crisi. Abbiamo paura di andare avanti. Quella notte avevamo quella sensazione. Eravamo scappati dal virus in Cina, ma invece che rientrare a casa, avevamo osato andare più avanti e adesso il virus è qua. Dovevamo scendere a sud di Manila costeggiando il vulcano e lui aveva cominciato ad eruttare. Quindi avevamo alle spalle il virus e davanti il vulcano. Di nuovo la crisi e questa volta pensammo seriamente di ascoltare i segnali e comprare un biglietto di ritorno per l'Italia. Non sfidare più la sorte, dire ormai è andata così. All'indomani però sarà quel gene del viaggiatore, ma decidemmo di partire e andare avanti e cercare queste famigerate spiagge filippine. E poi, diciamoci la verità, quando ci accadono questi eventi negativi tutti insieme, è presuntuoso pensare che il mondo giri intorno a noi. È solo lo sconforto e la paura che ci spinge a cercare un alibi, una via d'uscita. Quando invece spengi il bottone della paura e decidi di perderti per un paese, è in quel momento che inizi davvero a sentire il viaggio addosso. E così fu. Le informazioni che trovi in rete sulle Filippine raccontano che qui si trovano le spiagge e le isole più belle del pianeta. E dopo mesi di freddo cinese, la fuga dal virus e dal vulcano, avevo voglia di trovare un posto dove l'unica fatica era stupirsi. Lasciamo così all'ostello i vestiti invernali e andammo a prendere il pullman che in 4 ore ci avrebbe portato al porto, a sud dell'isola. Siamo sul pullman per Batangas. Sfioreremo il vulcano, ma dice tutto a posto, tutto a posto. C'è solo una trentina di disgraziati.
non c'hanno nulla da perdere, quindi rischiano la vita. Sono le 1 di notte, partiamo da Manila, 90 km, 3-4 ore di strada. Il pericolo di costeggiare il vulcano è di intossicarsi dalle ceneri che continuavano ad eruttare. E infatti ci obbligarono a coprirci, almeno durante quel raggio dichiarato pericoloso. Ma sempre per la teoria che il mondo non gira intorno a noi, anche il vulcano ci ha ignorato e siamo passati con ansia ma indenni. Insomma, alla fine, sani e salvi, niente zampilli. Ora siamo ai porto alle 3:30 e si dormirà un po'. Spero ci sia una seggiola per dormire fino alle 6, poi traghetto. E dopo il viaggio in tensione, senza dormire, finalmente possiamo rilassarci un paio d'ore su queste sedie, in attesa di montare sul traghetto. E così, dopo aver passato il vulcano come fosse il guardiano d'ingresso per il paradiso, o almeno così dicano essere le spiagge filippine, siamo pronti per andare a cercarlo. Siamo partiti da Manila alla ricerca di acque e spiagge mozzafiato, anche se ancora non sappiamo bene dove siano. Ci sono due modi per muoversi nelle Filippine. Il più consigliato è prendere voli interni, che in un'ora ti parcheggiano direttamente sull'isola che desideri, oppure spostandosi via terra e via mare, scoprendo che per questo metodo bisogna avere tanta pazienza. Da Manila siamo partiti alle 1 di notte. Siamo arrivati a Batangas con il pullman e poi abbiamo preso un traghetto per Puerto Galera, nell'isola di Mindoro. Qui abbiamo preso un triciclo e ci siamo fatti trasportare ad un ostello economico, Paddy's Bar. Che ore sono? L'8. 7:47. Abbiamo bisogno di dormire su una spiaggia però. Il tempo di riposare un po', farsi prestare un motorino e via a conoscere l'isola. Tutto isolato poi. Qui a Mindoro non c'è turismo internazionale, non ci sono le spiagge bianche che attirino persone da altri continenti. Quest'isola è principalmente una meta per appassionati di immersioni, in quanto ricca di pesce. Io non faccio immersioni, ma anche con una semplice maschera lo spettacolo è assicurato. La mancanza di turismo però è un valore aggiunto che preserva l'isola originale in cui scorre la vita regolare senza inquinamento turistico. Il turismo è sempre un'arma a doppio taglio. Da una parte porta ricchezza, ma dall'altra snatura gli equilibri di uno stile di vita consacrato negli anni. Qui c'è qualcosa. Guardala. Yeah.
Ho sempre avuto la sensazione che nelle isole ci sia il miglior stile di vita e che le persone siano più serene. Figuriamoci nelle Filippine, da molti definito il paese del sorriso. Sarà il mare, saranno le piccole dimensioni, ma si vive più per vivere che per apparire. Fuori dalla scuola, niente sfilata di belle auto ad aspettare gli studenti, ma tricicli. Qui quasi nessuno per lavorare e vivere si rinchiude in fabbriche o uffici, ma l'economia si basa su ciò che fornisce la natura, quindi pesca, Big Squeak. allevamento e agricoltura, come la raccolta dei cocchi. Sono queste le principali fonti di guadagno, niente business del turismo e per fortuna niente distese di hotel e ristoranti. Nei luoghi particolarmente turistici di solito c'è una separazione tra i due mondi, quello della gente locale e quello dei turisti, che abitano e dormono in zone separate. Hello. Qui invece è tutt'uno, e solo in queste condizioni ti può capitare di imbucarti ad un compleanno e cantare al karaoke, l'intrattenimento preferito dei filippini. Hello, my shoulder of my hand, your hand, baby. Please be the sun, show me. Tanti auguri a te, tanti auguri, tanti auguri a te. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. Chiunque, dai ragazzi agli adulti, concordano nel dirci che Palawan sia l'isola più bella delle Filippine, mentre la spiaggia bianca più maestosa si trova a Boracay. Per raggiungerle la soluzione è via aerea, ma per noi, ostinati ad arrivarci senza volare, nessuno aveva informazioni certe sui traghetti, neanche in rete. L'unica soluzione era andare a sud dell'isola, dove ci sono 2 porti, e chiedere. Siamo arrivati alla nuova stazione di pullman, si cambia di nuovo pullman per altri 50 km. Tanto in questa specie di autogrill sono nella toilette, e la toilette è questo cesso appoggiato qui con questo secchio da mettere l'acqua, e là ci sono i van. State attenti alle valigie. Ah sì? It's dangerous there. No, but Ah. only careful. Ok. It's only advice. Non abbiamo fissato nulla, si va lì, però nessuno ci dice se c'è da dormire. Si arriverà anche tardino, qualcosa si trova questa sera, dai. Nelle Filippine, quando chiedi informazioni rispondono sempre con il condizionale. Dovrebbe partire alle 4, dovrebbe andare al porto. Comunque, con fatica, arriviamo a Bulalacao, un paese vicino al porto. Bene, ok, we are very happy that we came here. So, but it's possible to sleep there or it's damaged? I don't think it is available yet. I'm not sure. Dice non è sicuro se si può dormire. Ci mancava il tifone dopo il vulcano e la SARS. Mi sto accorgendo quanto i filippini debbano convivere con l'espressione più potente della natura. Vulcani, tifoni e tsunami non sono eccezioni, ma parte integrante della loro vita. Le Filippine sono un arcipelago di 7.000 isole nel mezzo dell'Oceano Pacifico.
soggetta quindi a venti forti e inondazioni. Ci accompagnano nell'unico posto dove sia possibile dormire. Un resort abbandonato a se stesso, ma adiacente al porto. Andiamo subito a chiedere per le partenze. L'unica tratta possibile da qui è verso l'isola di Panay, vicino a Boracay, una delle due isole che avevamo come obiettivo. Per l'altra, Palawan, nessuna nave, nessuna notizia. E allora la scelta fu obbligata. Il nostro percorso si stava delineando. Direzione Boracay. La prima nave a salpare sarebbe stata il giorno successivo, traversata notturna. Appena sveglio ero già con la testa al viaggio in mare che ci aspettava la notte stessa. Quella giornata ormai la consideravo di transito. In testa avevo solo il desiderio di arrivare a Boracay. In attesa dell'imbarco ammazzammo il tempo in paese, facendo un po' di conoscenze. Si sta rivedendo. Nice. Poi un signore ci propone di andare a vedere un villaggio di pescatori lontano da tutto, che poi tutto, qualche casa e una piazza del mercato. Ecco il tutto. Noi vivevamo qui isolatissimi da qualsiasi centro urbano, si è fatta una strada lunghissima per arrivare e ci sono tipo una cinquantina di case sul mare. Bye bye! Bambini, sempre tanti bambini incontro, e che giocano tutti insieme. Sembrerà una banalità questa, ma in realtà si vede sempre meno nei paesi industrializzati bambini o ragazzi giocare tra sé. Guarda là che passeggero! Passenger! L'unica struttura in comune di tutto il villaggio è la chiesa, una comunità che si sente legata dal cielo e dal mare e nient'altro. Non ho visto un cellulare e gli adulti passano il tempo a pescare, parlare e bere gin. Gin? Gina, you like? Thank you. Okay, no problem. Local gin? Yeah. Uh-huh. Okay. Ah no. Prefer only gin. Sembra quasi di stare in un campeggio, che da noi molti agognano per 11 mesi, prima di godersi la pace e la semplicità, mentre qui è così tutto l'anno. Forse non fa più per noi occidentali questa vita. Molti penseranno che non sono evoluti. Se è così, allora noi ci siamo evoluti male. Nonostante la mia passione per l'Oriente, mi dimentico ogni tanto un loro pensiero fondamentale. Vivere giorno per giorno, momento per momento. Invece noi siamo sempre a sognare cose future e rimpiangere il passato. Entrambe sono soltanto idee nella nostra mente, ma l'unico momento reale che viviamo è il presente. E così stamani mi sono alzato non vedendo l'ora di prendere il traghetto notturno e raggiungere Boracay, quasi come se quella giornata non contasse. E invece
Mi sono ritrovato a vivere l'esperienza più emozionante fino adesso. Mancherebbe soltanto un tramonto sul mare. Continuarla a vederlo su un triciclo illuminato e magari in compagnia. I miss something we never had, you know. Lying apathetic in my bed. She's really changing the rules of how to do things and what not to do. Viaggio notturno in barca, traghetto con vento allucinante. Speriamo bene. Ci hanno messo sul pontile con vento a 300 all'ora, viaggio notturno in mezzo all'oceano. Non ho paura del mare aperto, però la sera era molto ventosa, le onde alte e oltretutto la traversata era di notte, su una panchina di ferro in cui era impossibile dormire. E tutto ad un tratto mi ricordo di aver letto che non tutte le imbarcazioni sono adeguate e che ogni tanto qualcuno affonda. Perché qui i mari sono agitati, siamo in mezzo all'oceano. Che fatica per vedere questa Boracay. I miss something we never had, you know. Lying apathetic in my bed. She's really changing the rules. Isola che vai, triciclo che trovi. Questo ci sta portando al porto dell'isola di Panay, dove dovrebbe partire una barca per Boracay. Bene, ci hanno detto c'era una barca, non c'è. Tempi filippini. Today? Yeah. At what time? 4 o'clock. 4? Ci hanno detto mezzogiorno alle 1 alle 4. Aspetta, fammi. From here or from Sambirai? Riecco il condizionale. Dovrebbe partire alle 4, no, alle 6. Dovrebbe partire da questo porto, no, da quell'altro. Porto ufficiale delle Filippine. Non sono un cacciatore di spiagge bianche, ma ormai era diventata una missione. Non potevo essere nelle Filippine e non vedere almeno una di quelle spiagge così iconiche. Avevamo preso decine di mezzi, sofferto mari agitati e ancora non sapevamo come arrivare. Eravamo bloccati senza avere nessuna informazione certa sulla partenza dell'ultima barca che ci avrebbe portato a Boracay. Ma questa volta tengo a mente la lezione orientale: farsi trasportare dagli eventi con il sorriso, perché qualcosa accadrà. Ma non tutti e due stavamo pensando nello stesso modo. E mentre riflettevo su questo, si materializza un esempio. Una ragazza filippina chiaramente in viaggio è al telefono e concorda di dormire da qualche parte. Chiediamo dove e lei dice che va a Carabao, un'isola mai sentita. Chiediamo se hanno un letto in più per noi. Ce l'hanno e partiamo. La desiderata spiaggia bianca di Boracay può aspettare ancora. Noi ci facciamo trasportare dalle acque altrove. Traghetto merci. Cristina sta dormendo. 2 ore e mezzo di carico. Arrivati! Ecco la isla de Carabao. Terrazzino vista mare. Trovato all'ultimo grazie a una ragazza che si è chiesto. Se no a quest'ora c'era uno squalido posto accanto ai porti a dormire. Questi ragazzini sono gli unici in chilometri di sabbia. Il filippino non vede come spazio ludico la spiaggia o il mare. Il mare è un elemento di vita e di morte.
prima fonte di sopravvivenza e primo mezzo di trasporto, ma anche causa di naufragi e inondazioni che hanno risucchiato tante vite e case. About almost 6,000 beings died. Oh. The typhoon was there. Ah, destroyed. Destroyed. Almost 300 big seals. No. But the other day, bring back to me 20 only. Ah. If we can go from here, from Carabao, to... Boracay. Chiediamo subito come arrivare a Boracay, ma ogni giorno rimandiamo la partenza. Quando ricapita un'isola quasi tutta per noi e un terrazzino così sul mare. Il luogo giusto per riposarci e prepararsi all'ultima tappa, prima di raggiungere la missione, la spiaggia di Boracay. A volte, per capire una comunità non ci vuole molto tempo, basta osservare dei particolari, che in questo caso particolari non sono, ma è la base da dove tutto parte, la scuola. Sul cartello all'ingresso ricorda a chiunque entri di proteggere e promuovere il diritto di ogni filippino a un'istruzione di base di qualità equa, basata sulla cultura in un ambiente a misura di bambino, sensibile al genere, sicuro e motivante. La famiglia, la comunità e altre parti interessate sono attivamente coinvolte e condividono la responsabilità dello sviluppo per tutta la vita. Però, quando una scuola non è soltanto materie e voti. Per la prima volta mi sento dire con sicurezza che ci sarà una barca per Boracay, finalmente. La mattina della partenza, grazie ad una bassa marea straordinaria, il mare si ritirò di almeno 100 metri e così sono potuto andare a salutare le stelle marine. Queste ali giganti si chiamano bilancieri, senza i quali qualsiasi barchetta come questa affonderebbe. Ci obbligano ad indossare salvagenti perché il mare è mosso, come sempre. E su questi bilancieri i ragazzi dell'equipaggio, per tutta la navigata, si fanno prendere a schiaffi dalle onde per fare da contrappeso. In barca c'era chi vomitava, per poco anch'io, c'era chi inalava qualcosa per il mal di mare, avevamo il sole cocente alla schiena e l'acqua ai piedi, e ad un certo punto un messaggio mi arriva dall'alto: perché quel giorno a Manila non hai preso un aereo? Quelli lì sopra, un'ora fa, erano a Manila e atterreranno ad un soffio da Boracay, mentre per noi è stata così lunga, le traversate in mare, scomode, fastidiose, le lunghe attese e le ansie per i mari agitati. Ma alla fine siamo arrivati a questa benedetta Boracay ed ora vediamo se ne è valsa davvero la pena. From
bambini vomitavano, donne vomitavano, onde alte 2,5 metri. Squarci di spiagge bianche ne ho visti nella vita, ma qui ciò che mi impressiona sono le dimensioni. Non vedo la fine né a destra né a sinistra. E poi la profondità dei colori. Dal trasparente sfuma in celesti sempre più scuri, ma senza mai vedere un colore definito. Forse in fondo, a chilometri dalla spiaggia, si intravede una linea blu che si mescola con il cielo. Una spiaggia da contemplazione, ma vissuta, prima e dopo il tramonto. Alle spalle si aprono negozietti, ristoranti e cominciano le feste, mentre molti restano in spiaggia o in acqua. Guarda. Il programma era di rimanere su quest'isola fino a che non ci saremmo annoiati e poi ripartire definitivamente per l'Italia. Ma annoiarsi in quest'isola era impossibile e così siamo rimasti qui per tutta la vita. In realtà questo era solo un desiderio del momento, un pensiero che passa in testa a tutti i viaggiatori che approdano in isole come questa, ma alcuni ci restano davvero. Per noi invece era finita, ci aspettava un gran bel ritorno a casa, e non certo un aereo, facile così. Si ricomincia con i tricicli, pullman, traghetti e ritardi. Le 7:30 sono 7 ore che siamo su una seggiolina così. Qui è normale. Ogni traghetto è stata una tragedia. Si doveva partire alle 7:30. Siamo entrati in traghetto, sono le... vabbè, più o meno 4:30 di notte. Siamo distrutti. Vento forte, mare in burrasca, 9 ore di traghetto. Un'altra notte da profughi. Ebbene sì, l'ultimo traghetto per Manila doveva partire alle 19:30 e ci siamo imbarcati alle 4:30 di notte. Quest'ultimo tratto è stato il più faticoso di tutto il viaggio. 9 ore su una sedia di plastica a vedere film in lingua filippina, per poi affollarsi in un dormitorio pieno di luci e caos. Insomma, impossibile dormire. E la mente torna a quell'aereo che ci passò sopra la barchetta mentre avevo il mal di mare. In un'ora da Manila a Boracay e viceversa. Tutto il resto del tempo sarei stato in spiaggia. Un pensiero però durato pochissimo. Ho cominciato a viaggiare quando i telefonini non esistevano e si chiedeva informazione alle persone.
perdendosi puntualmente. È quel perdersi che ti fa sentire vivo, a cui sono affezionato. Si dice è importante il viaggio e non la meta. Sarà anche una frase fatta, sì, però ho visto tutti prendere l'aereo per arrivare direttamente alla meta, Boracay. Non siamo abituati a perdersi, ci mette ansia. L'ignoto ci spaventa, ma senza il coraggio di affrontare l'ignoto, ripercorri la strada degli altri. Si vive la vita che vede agli altri, ma non è la tua. Non ti concedi la possibilità di incontrare situazioni che ti faranno crescere, emozionare, più di una spiaggia, pur meravigliosa come quella di Boracay, ma che già sapevi di trovare. Certo, Boracay è un paradiso per davvero, ma niente a che vedere con il senso di libertà che ti dà muoverti a caso. Questa è la vera ricchezza del viaggio. Sono partito 2 mesi fa dalla mia camera con uno zaino in spalla ed un biglietto solo andata. Sono passato a prendere la mia compagna e siamo partiti da Budapest, verso una città cinese mai sentita, Chongqing. Poi, treno dopo treno, abbiamo vissuto con persone del posto e ho capito molto di più del popolo cinese. Poi siamo scivolati giù a sud e poi a est e poi il virus ci ha portato via, nelle isole Filippine, e anche qui, mezzo dopo mezzo, persona dopo persona, ho preso un insegnamento da questa gente. Farsi trasportare dalla vita senza opporsi. Loro convivono senza rabbia con le catastrofi e passano ogni anno a costruire e ricostruire, contare danni e morti, accettando gli eventi perché la natura genera e distrugge. E loro, che sono in prima fila, hanno imparato che niente è sotto il nostro controllo. Quindi, aggiungere rabbia è inutile. Solo l'accettazione li porta alla serenità. Per vivere bene bisogna farsi trasportare dall'acqua del fiume, si dice in Oriente, in cui il fiume è la vita che scorre. You have a lot of volcano, typhoon, earthquakes. How do you live this situation? No, even if it is lots of typhoons, earthquakes here, Filipino will survive. We like to smile all the time, even if like that. But it has to be very hard life for Yeah, you. it's very hard, but we need to survive. Hi, the Philippines is very beautiful. Come here and enjoy. Sopravvivenza e sorriso, ecco la ricetta filippina. Farsi trasportare dall'acqua del fiume, che poi assomiglia un po' a quel perdersi di cui parlavo, e che in questo viaggio ci ha portato in spiagge tutte per noi, in case in festa, in villaggi remiti di pescatori, esperienze che non avremmo mai vissuto se avessimo preso quell'aereo. E mai avrei potuto salutare i bambini con la parola più universale gridata tutti insieme. Questa parola viene pronunciata con sfumature diverse da ogni lingua, perché i primi suoni che emettiamo sono uguali per ogni bambino del mondo, a ricordarci che siamo per fortuna tanto diversi nei costumi e nelle tradizioni, ma si proviene tutti dallo stesso luogo. Sì, la nostra unica vera casa. 2, 3, Mamma Mia! E così attracchiamo vicino Manila, andiamo a riprendere i nostri vestiti invernali lasciati all'ostello, salutiamo le Filippine, l'Asia e il nostro viaggio. Ce ne torniamo a casa. Per quanto riguarda il vulcano Tal, al nostro ritorno aveva smesso di eruttare, mentre per il virus cinese ci raccontò come sono andate le cose il fotografo cieco incontrato in Cina e che per caso abbiamo incrociato a Bangkok nei giorni successivi. Ci disse che stavano cominciando a chiudere tutte le frontiere cinesi e che lui era riuscito a scappare preciso dal Laos. E quindi lui era scappato dal Laos, noi dalle Filippine, e credevamo tutte e due di aver lasciato il problema del virus ai cinesi. Era soltanto fine febbraio 2020. Ah già, avevo detto che ero tornata a casa. E allora, questo genere del viaggiatore.